chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Non è Selespeed, vero? È Selespeed. È proprio Selespeed. Selespeed, cerchi oscurati, pellicole, fari sbagliati. Sicuro che non è una GT di chittata con i fari bianchi? Allora, la sabbia è un po' è di Dubai, un po' è di qua. Quella dentro è tutta di Dubai. Che poi da capire che cazzo facevano con un 56 a Dubai? Ah, boh. C'era un ragazzo che faceva il parrucchiere. Parrucchiere. Sì, faceva A il Dubai. parrucchiere a Dubai e ha riportato qui in Italia questa e altre e io l'ho presa qui e ovviamente non parte. 9 volte su 10 si brucia la centralina. C'ho pure la diagnosi dietro e se da errore farfalla è la centralina che si brucia. Ne ho portata una del mio 156. Vediamo un po' se parte e ci fa la grazia. Lui ha detto che prima di bruciarsi la centralina funzionava, funziona il cambio, funziona la frizione, funziona tutto, in teoria. Cioè ha funzionato fino a 2 anni fa. Quel Selespeed è da farsi il segno della croce. Tra l'altro interni monocolore che hanno solo le preserie, questo qua è l'ultimo anno di produzione, 2004, quindi non si sa perché, però agli interni pure dietro. Monocolore. Ah, guarda là. Sicuro è perché se pensavano che era bruciata, quando si brucia la centralina non legge più la farfalla e ovviamente non parte perché non sa dove. Hanno provato a cambiarla e l'hanno lasciata dentro. Interni, secondo me, una pulita, una rinnovata. Guarda, ha mollato solo qua, dove vabbè, mollano classico. tutte, è normale, ma si è proprio rotto dentro. Però vabbè, qua... Proprio tutte nere è proprio bella. Io ce l'ho nera e tabacco, ma così secondo me è più bella. Poi, fari non GTA, o ha dato una piccola botta davanti e non ha ritrovato gli Guarda pure il originali. paraurti. Un bacetto l'ha dato, secondo me. Ah, mai visto una GTA con il tetto apribile, che ovviamente non funzionerà, ma questo è un altro discorso. E freni grandi, quindi questo è una cosa che ci risparmiamo. 330, sì, guarda, se avevi 305 li cambiamo sicuro, ma queste 4 pastiglie, se vuoi proprio il disco con la campanella, ma se no frena pure più del dovuto. 4 pastiglie sportive, ci fai una settimana di track day. Andiamo dietro. Stemma cambiato 100%. Stemma cambiato dall'altro ieri. Male poi, sì. vedi anche quell'adesivo. davanti, Oh, vedi quello che ti dicevo, questo è Dubai pieno, eh. Tra l'altro è incrostata, te. Vedi che c'ha pure Scatoline e cablaggio. scritte in arabo. Filtro abitacolo se ti serve. E anche un prodotto antiforatura. Ottimo, vedi? Spazzola per pelli da gatto, qualcosa del genere. Botte non ne ha prese. Dietro è sana, e davanti magari una bottarella l'ha presa, ma leggera. Quindi facciamo un super turismo? No. E dai, non mi Facciamo una mi mega lasci stradale. mai. Una mega stradale veloce. Cambio. Via. Vade retro. Questo senseless. Via. Manca una resistenza delle ventole. Diciamo che hanno pasticciato un po' coi cablaggi sicuro perché non ci venivano fuori con la storia della centralina. Questa smette di funzionare al giorno e alla notte. Questa ce l'hanno cambiata un annetto fa. Sì, sembra. La batteria è la prima cosa che hanno provato. Prima che la prendessi io, hanno provato a farla ripartire. Questo sì, rigidezze nazionali. Vai. Ah sì, è solo un rumorino. Da niente. Foglie ce ne sono tante, quello è sicuro. E qua hanno pasticciato sicuro il cablaggio, massa in più. Proviamoci la centralina della mia e vediamo se parte. Vai. Così Io non penso parte, di no? sì. No, così non parte. Tu lavori nella meccanica di precisione, vero?
Qua vedi, hanno pasticciato sicuro il cablaggio della centralina per cercare i fili della farfalla, che poi in realtà diventi cretino, ma semplicemente si brucia questa perché qua c'è il calore dei precat. Non so quanti chilometri c'è sta macchina, però... se non un bel po', allora ne segna tipo 80 e qualcosa, però ho visto le fatture arabe di chi faceva la gestione, tra l'altro questo è appoggiato. Sì, non hanno pasticciato le Proprio no, candele. è proprio appoggiato, te. Toglielo va prima che ce Ma lo tu perdiamo. guarda. Ma che cazzoni. E dicevo, ci sono fino a 260.000 km di fatture. Tutti lavori piccoli, ma ne ha fatti una marea. 260.000 Sì, arabi. arabi. Al minimo, ma c'è. Acqua ce n'è pure troppa. Ci provo a metterla in moto. Prova a farla partire così. Allora, corrente c'è, batteria ancora buona. Sta in N. Provo. Prova. Attacchiamo un attimo la diagnosi, vediamo che dice. Ma io intanto toglierei questo schifo se non vi dispiace. Come sei contenta? Puzza che non si sa. Ma c'ha una puzza che io purtroppo non vi posso far sentire. Spariti. Prego. Vediamo un attimo se funziona la farfalla. Vai tutto giù. Lascia. Sì. Secondo me vai in moto. Vai, proviamo. Errori. Nada errori. Gas lo prende. Fa un po' Beh. più rumore del dovuto. Ma È un po' più della rumore. mia la fa. È un po' più rumorosina. Gira pure bene. Sì. Cambia in folle. Cambia in Prova a vedere se folle. prende la marcia. Prima, Rimetti in folle. seconda, N, retro. Funziona pure il sene speed, che culato. Pure il cicalino funziona. E visto che va in moto io la sposterei di qualche metro e la laverei. Non vedo l'ora. Sì, con sto sterzo, proverbiale sterzo della 156. Ah, ok. Io metterei già la seconda, farei questo tentativo. Dopo 15 minuti la mette. E vai! Sono Riccardo Liaci, universalmente conosciuto come Fuffolo, e sono uno dei pochi meccanici di Lamborghini Squarracorsi. And I was like, but Daytona is next week. We are currently building the gearbox with the Daytona ratio. Let me say that it's an impossible mission, but we have to do it. Why this mess? Why this happened to me? Why? Riccardo è nato con un incredibile talento meccanico. Da quando l'ho conosciuto, che era un bambino alto 1 metro, sapeva cose che noi più grandi ancora non avevamo imparato. Io e Davide si può dire che siamo cresciuti insieme, anche se non è esatto perché nessuno dei due è cresciuto veramente.
Lui faceva le medie, io facevo già le superiori. Io andavo in classe con sua sorella, quindi lui per me era proprio un bambino all'inizio. Non avevo ancora la patente, ma andavo in giro con una 500. E lui mi venne a tirare i calzoni letteralmente, dicendomi quanto era bella la mia 500. Io ho visto questo bambino troppo appassionato, in modo strano, come ero io. Mi chiedeva 1000 cose al secondo. Era veramente un fiume di domande e di informazioni che avere prima di internet era difficilissimo. La cosa che ci unì dall'inizio, a parte la passione generica per tutte le macchine, fu proprio questa 156. Mio padre aveva una 156 nera Pack Sport e anche lui ce l'aveva. Aveva una 2000 Twispark tutta preparata con scarico, e per me quindi era uno dei più fighi della città perché aveva la macchina che più adoravo preparata. Per me all'epoca era il non plus ultra. Quegli anni là, parliamo del 2001-2002, c'era Giovanardi che era il re del superturismo, soprattutto qui in Italia, e con la 156 vinceva e stravinceva il campionato italiano. Vedere l'auto di tuo padre che vince le gare era una cosa indescrivibile, un'emozione unica, e quindi mi è venuta, diciamo, la fissa della 156. Finalmente venne il giorno che la mia 156 nera fu pronta e il primo che chiamai per venire in pista a Vallelunga con me fu Riccardino. Io, sì, dai, andiamo. E andammo sulle ruote come sempre, perché giustamente era l'unico modo che avevamo. Primo track day della macchina finalmente finita, quindi assetto, cerchi, gomme, tutto giusto. La macchina andava da Dio. Entriamo in pista con i nostri caschetti, facciamo il primo giro di riscaldamento e sento e io all'epoca non avevo una lira, quindi fondere quella macchina per me è stato un disastro totale. Abbiamo chiamato mio padre, poverino, per venirci a riprendere e siamo tornati a casa con le ossa rotte. La macchina purtroppo poi lui l'ha demolita, l'ha smontata a pezzi e venduta a pezzi, purtroppo. Facendoci ovviamente 4 soldi. Sogno infranto, quel giorno lì e Riccardo c'era. E mi sono ripromesso, ho promesso a lui che prima o poi un'altra 156 nera l'avremmo dovuta fare. Quindi oggi aver trovato una GTA nera con lui, poterla restaurare con lui è la chiusura forse di, se vogliamo, di un cerchio che andava avanti da 23 anni. All'inizio del Drive Experience aiutavo Davide a fare le riprese con quello che potevo, nei limiti delle mie possibilità. Sono Riccardo e oggi Sono un coglione. Mi dava una mano, mi seguiva, veniva a vedere i test che facevamo, i primissimi tempi del Drive Experience, parliamo 2013-2014. Il primo video che fece, la GT86, lo guardammo a casa dei miei, perché allora i miei avevano la TV HD, e da là poi è partito tutto. Io cercavo sempre di aiutarlo. Erano tempi difficili perché non c'erano tanti soldi, facevamo, diciamo, alla meglio. Dormivamo in 2 in 3 nelle stesse stanze, facevamo il possibile per mandare avanti questa idea geniale che ha avuto Davide. Andammo ad un evento a Camaiore dove c'erano tutte l'ITM, Superturismo, macchine assurde. Ma sotto una tenda c'era il 156 Super 2000 che sembrava proprio quella di Giovanardi, e io sono rimasto a fissarla da dietro la staccionata per mezz'ora, dimenticandomi delle riprese, dimenticandomi tutto il resto che dovevo fare, finché il meccanico della macchina si è impietosito e me l'ha alzata sui martinetti e me l'ha fatta vedere sotto. Per me è stata come, non lo so, il giorno di Natale per i bambini piccoli. Circa un mese dopo ricevo una telefonata dal proprietario del team che aveva questa 156 se volevo andare a lavorare con loro alle gare in salita. Mi telefonò e mi chiese: suo padre è carabiniere, ci ha salvato la vita 1000 volte. Faccio il carabiniere o faccio il meccanico? E io ho detto: Ricca, che ti piace? Mi piacciono le macchine. Ho mollato tutto e sono andato, per poi dopo qualche anno andare a lavorare da Imperiale Racing. Sempre in quei primi anni di Drive Experience noi stavamo facendo ancora la Countach replica col V6 Turbo, e anche lì Riccardo ci diede una mano, a me e Giampietro, e si crearono vari incastri lamborghiniani per cui sia Giampietro che Riccardo poi finirono a lavorare in Lambo come tuttora, e quindi questa è stata una cosa bellissima perché siamo partiti, tra virgolette, nello stesso momento da 3 situazioni completamente diverse. Io per il mio, quindi per la guida e tutto quello che faccio, Giampietro per il design e Riccardo per la meccanica, soprattutto delle macchine da gara. È stato bellissimo. Non avete vietato fumare, farsi le canne, farsi le pipe. E ho avuto la fortuna di entrare nel team di Luigi Moccia, che all'epoca era la squadra test ufficiale di Lamborghini, e siamo andati a fare il GT World Challenge, che all'epoca si chiama Blame Pain, oggi GT World Challenge, con il team FFF, riuscendo anche a vincerlo sia la classifica Pro che la Pro Am che la classifica Team nello stesso anno. L'ingegner Galante mi telefona e mi dice: voglio che vieni da noi. Io sono rimasto come uno stupido, perché un conto è lavorare per dei team privati e un conto è essere chiamati dalla casa madre. Io sono tanto fiero del fatto che lo vedo andare a Daytona, Le Mans, Sebring, è diventato un meccanico di primissimo ordine, se lo litiga tutta Europa, anzi ormai tutto il globo.
Vediamo bella di papà. È vergine, oh. A parte qua, tanto non ci interessa sta roba. Sì, qua hanno fatto... sì, qua hanno Questo fatto. sai che hanno fatto? Questo c'è con lettori del 3000, solo che si fa una flangia di solito, invece qua Hanno che è saldato- mare. hanno saldato così così, diciamo. Occhio che perde l'idroguida. Questa è un po' diversa dal 147. La pompa idroguida è qua, perciò c'è tutto sto giro di tubi strano. Guarda qua, questa c'era l'Xeno, vedi, questo è il sensore di altezza automatico che era legato con una staffina qua al braccio e ti regola l'altezza. Speriamo che si trovano perché è un unicorno. Io una speranza ce l'ho perché conosco una persona che conosce una persona che conosce una persona che forse ce li ha. Bello questo è per pulire per terra. Vabbè, tanto questo non è una cosa che tornerà in macchina, assolutamente. No. Se togliamo l'idroguida e tutta sta roba, mettiamo l'idroguida dietro con i tubi racing, diciamo, facciamo un impiantino col motorino elettrico, cioè non l'idroguida elettrica, l'elettropompa. Togliamo tutta sta roba, se abbiamo, possiamo usare questo come radiatore olio aggiuntivo e facciamo una bella presa d'aria qua, o questo togliamo direttamente, tanto non so quanta pista ci farai con questa. Non molto. Ma al massimo mettiamo questo maggiorato e questo lo usiamo come presa d'aria. Una cosa devi stare attento se ti infili in una pozzanghera un po' bassa, ma... Allora, il telaio sembra dritto. Non sembra, vedi pure i lungheroni. È una macchina completa, è un po' vissuta. Vissuta nel posto sbagliato per di più, come c'è finita lo sa solo lei. Per più, cioè, lavi e lavi, ma qua rimane sempre Dubai da tutte le parti. Sì, no, cioè da ripartire da telaio qua. Meno male che il paraurti più o meno a retto. Qua era un attimo. Perdevamo questo, era finito. Prima di tutto, Scarico. Super sprint. ce l'ho già in magazzino. Ho messo racing massimo, libero, tutto. Suonerà come una Stratos, ma... È quello che vogliamo. Allora, Poi, gomme, le cap 225 non le fanno più. Però le fanno Connect, quindi quelle con lo spazio per i sensori bla bla. Non ci interessa averli, però La le gomma gomme sono dovrebbe essere uguali. la stessa. Quindi 225 cap 2, sempre sognato di poterle mettere sul GTA. ma con i cerchi di serie? Cerchi di serie. Sicuro? Cerchi di serie, non neri ovviamente. 9x17? No, cerchi Te li di serie. presto io? 7 allora, una prova la possiamo fare. Però io la mia l'ho sempre sognata con i cerchi 17. Grigi però. Grigio chiaro. Poi sospensioni, a me piacerebbe avere la possibilità di regolare camere e incidenza anteriori. Con i KVV3, cioè per uno stradale è anche troppo, però secondo me c'è un range di regolazioni molto ampio, quindi possiamo cucirtela addosso. Barre, io metterei solo la barra posteriore maggiorata. Io la proverei prima e poi Però deciderei. bracci posteriori regolabili per togliere gli eccentrici, Ok. quindi destri e sinistri, magari non su Uniball perché su No. strada proprio con le boccole, ma destri e sinistri. Giro di boccole in poliuretano di quelle che mancano dobbiamo prendere sicuramente per il fusello posteriore, la parte inferiore, il braccio trasversale posteriore. Freni, prenderei delle pastiglie sportive anteriori e posteriori, magari stessa mescola, così ti rimane bilanciata, ma l'impianto è più che sovradimensionato, soprattutto per un uso stradalone come lo vuoi fare tu, se ti vuoi fare un track day va benissimo. Cambio, Bacci. la conica corta, sarebbe figo avere le prime 5 corte e la sesta da viaggio, ma comunque accorciarla almeno ai rapporti del 2.5 e dobbiamo rifare la pedaliera in alluminio, però c'è la mia da copiare, quindi quella originale GTA perché non si trova in commercio, però c'è la mia da copiare e L'acceleratore ce l'ho però. l'acceleratore rimane solo Vabbè, per gli interni questo è pane di Marco Sarro, che adesso si sta ampliando anche sulla carrozzeria, quindi probabilmente anche là riusciamo a portarla una volta solo giù da lui a Salerno e fa tutto lui. Tutto il motore io vorrei farlo fare a Danilo, a Cambrini. direi che ci siamo. Questo poi i dettagli, parti di ricambio rotte, dobbiamo smontarla, quindi vediamo. Sì, iniziamo. Dai che Anche perché qua ce n'è da fare. questa è una delle mie preferite, quindi sono abbastanza fretta.
Quando vedrete questa puntata sarà passato più di un anno dal giorno del ritrovamento della 156 e quindi questo capannone sarà, spero, pronto. Questo forse è il sogno madre di tutti che ho sempre avuto da quando ero ragazzino, che con gli amici, che sono ancora gli stessi che lavorano insieme a me, dicevamo un giorno dobbiamo avere un posto dove mettiamo dentro tutte le nostre macchine, le prepariamo e mettiamo da parte i ricambi, abbiamo il ponte, abbiamo tutto. Ed è quello che stiamo facendo adesso. Il capannone crescerà insieme alla 156, sarà la prima macchina che faremo interamente qui dentro, tranne il motore. Guarda come ci schiantiamo per fare sta cazzata. Questo progetto è doppiamente importante perché di pari passo la macchina, una di quelle a cui tengo di più, verrà restaurata insieme a questo capannone che quando l'ho comprato era come quando trovo le macchine, nello stesso identico stato. Facevano metalli, alluminio e ferro, quindi era molto maltrattato. Ho trovato 1000 sorprese. Il mio terzo mutuo molto pesante, però questo era il sogno dall'inizio e non mi sembra vero che lo stiamo realizzando, quindi quando sarà pronta la 156 probabilmente sarà pronto anche il capannone e quindi saremo pronti anche noi a fare altre macchine qua dentro. Per portarla qua si sgonfia ogni 2 secondi. Questa è la mia splendida riparazione, però a retto. Mi sta a rompere la macchina? Sì, via l'impianto del Sele Speed. Sì. Guarda. No, questo non è originale. Però adesivo, sì, ma solo la forma, no? Con sto schifo dietro. No, però che vedi, colore le vuoi fare? rosse. Però vedi Pensavo che qua... gialle. No. Queste già sono state riverniciate male, però abbiamo un'ottima pinza e un impianto già grande, il 330 invece che il 305. Poi la lunga lista delle cose accroccate in questa macchina si sposta anche qui nel passaruota, che non è della GTA ma è della normale. E infatti se vedete qui hanno fatto un'aggiunta attaccata a viti, proprio abbastanza una cosa ignorante, come si fa a Dubai normalmente. E quindi la andiamo a togliere, solo che trovare questi originali GTA che sono diversi non è facile e infatti sarà un casino. Diciamo che un po' tutta la macchina è fatta così, tornata in patria in modo un po' discutibile. Guarda questo è bellissimo. Proprio tagliata giusto per... Povere bestie all'estero. Povere bestie all'estero, veramente. Okay, ecco, questa è l'altra aggiunta. Dovrebbe essere illegale sta roba. Ecco. Tagliata di un marchio che forse conoscete, che non è proprio Alfa Romeo, diciamo. Ok. Quindi questa è come la normale, con le aggiunte che gli hanno fatto. Entravano un po' meno sassi, a Dubai piove poco in teoria, quindi anche meno acqua. Questa è la differenza fra la normale e la GTA, a parte il paraurti qua, il body kit è un po' più larga e quindi il passaruota della normale giustamente è più stretto, è un po' più larga qua, un po' più larga qua. Vieni che ti faccio passare un po' di brividi visto che l'hai guidata. Guarda il tubo dei freni. Lo sapevo purtroppo, me l'ero scordato però. Guarda qua ci abitava qualcuno di cattivo,
l'oggetto più raro del mondo. L'introvabilità fatta paraurti. Oh, speriamo qua che questa botta la sistemino, perché il paraurti è introvabile. Ma praticamente questa forse è solo, non ti dico che è solo vernice, ma quasi. È una grattata questa. Guarda qua, prima di darti la goduria di togliere. Sì. Il telaio è sano, di solito appena tocchi si accartoccia qua e qua. Però questa è sanissima, guarda, tutta, ottimo. Sono mesi che aspettavo questo momento. Anche se c'è un'altra cosa che non vedo l'ora ancora di più. Sei speed. Esatto. Lo so che qualcuno mi odierà, qualche purista, perché sono contro il Sele Speed, ma funziona meglio quell'altro. Io penso che non ci sia molta gente al mondo che abbia il coraggio di dire che andava lasciata Sele Speed. Tra l'altro vedi, non erano neanche collegati, perché no. quello dell'Oxeno c'ha il connettore diverso. Non si poteva neanche volendo. Stessa storia, ovviamente lampadine, presa d'aria. Devo scaricare l'impianto del Sele Speed, però mi serve la diagnosi, quindi mi devo attaccare un attimo in diagnosi. Cioè per farlo funzionare perfetto devi smontare tutto, fare la frizione nuova, tutti gli attuatori, ma... Per farla funzionare perfetta la facciamo manuale. Questo è rotto, ma tanto non lo useremo più. No. Pure questo è un oggetto molto raro che cercano tutti. Questi connettori costano 4 centesimi. E a Dubai però 400. Comunque se vuoi fare 300 cavalli, secondo me la farfalla devi mettere più grande, questo è un buon limite. O tagli qua e rifai sto pezzo, o se no si mette il collettore dell'aspirazione. Io non ho pregiudizi sulle farfalle, che sia 360, 430, quello che è. Non è che voglio 300 cavalli, voglio che vada forte. Forte, ci va forte, già. forte. Questa non tornerà mai più qui nel vano motore. Acciù! Se ne andrà dietro, distribuzione pesi, sfalsata con il pilota, quindi lato Aspirazione destro. da 90. Aspirazione E in da più 1000. dobbiamo togliere tutto il sistema Sele Speed, vedi l'attuatore della frizione, l'innesto marce, cioè il castelletto l'innesto. Il cambio di per sé è lo stesso del manuale, c'ha l'innesto marce automatizzato, l'innesto frizione automatizzato e le valvoline che tengono la pressione per far funzionare questo, funziona a circa 40 bar, adesso non ricordo precisamente, ma... E tutto questo è praticamente lui mette la marcia al posto tuo, cioè non è che è un automatico, questo è lo stesso cambio che c'è sulla manuale, e lui preme la frizione e mette le marce così. Manco la fatica di premere la frizione e muovere, cioè capito? Nella mia testa vorrei utilizzare un radiatore al posto di questo come secondo radiatore dell'olio e visto che l'idroguida non gira più col motore ma metteremo una pompa elettrica, quindi avere il doppio radiatore dell'olio in modo che anche quando fa le giornate così non ti si scalda tanto, perché comunque il motore è dentro un vano piccolo, e mettere tipo una serpentina dell'idroguida qua, quindi avere 2 radiatori dell'olio e vedere un attimo se c'è uno spazio per una presa dell'aria per il filtro qua oppure tenere la sua che viene qua. Bene, scarichiamo l'acqua. Era poca tanto, che gli fa? Questa è solo la vaschetta. Bel colorino di sorgente. Ciao Fra, Guarda out qua. of production. Viti da legno, guaina. Comunque, questi tipo falegnami, no? Non meccanici. Pacco radiatori. Già. Siamo dentro. Questa portiamola via ma lasciamo scolare un po'. Questo è omaggio della casa, lo vuoi No, tenere? guarda, ma come se avessi accettato. Tada, i collettori del 3000. Questo cosa è il tuo nemico naturale. Io. Questo è il sistema delle valvoline Marelli che non ci servirà più a niente. Adesso che stiamo smontando lo scarico, vediamo altre sfortune di questa povera GTA. Qui c'è stato un adattamento dello scarico dei collettori del 3000 per entrare nel centrale del 3002. Questo sicuramente ha influito anche tantissimo nei flussi che si sono bloccati qua. Infatti la macchina non respirava proprio alla perfezione. Tutto questo noi con lo scarico Super Sprint lo andremo a migliorare un bel po'.
Ma poi questo, cos'è tutta sta roba? A mio cugino di Dubai lo fa bene e si piglia poco, vedi? Guarda qua dietro, peggio ancora. Povera bestia. Qui vediamo in scuola anni 90, anni 80, anche anni 70, dei rinforzi chiaramente molto evoluti che però ricordano anche un po' quelli che Alfa fece sulla 75 quando passando dall'Alfetta rinforzarono il telaio per evitare la torsione della parte anteriore. Sull'Alfetta e la 75 erano sempre longitudinali così, ma non così fatti bene, erano proprio delle bandelle. Qui è una cosa molto più evoluta che era indispensabile per evitare la flessione della parte anteriore della macchina, e sono queste belle lunghe, larghe, piatte che Alfa ha fatto in questa maniera sulla GTA. Nel caso dell'Alfetta della 75 questa modifica separava due modelli, qua in realtà è sempre di 156 che si parla, ma tra le normali diesel o benzina minori e la GTA queste sono delle modifiche più importanti a livello telaistico, che irrigidiva un po' l'anteriore e le evitava la torsione dell'asse anteriore. Pure dentro è marcio. Ah, ecco. Che è mare. Sembra che sia stata lasciata sott'acqua per qualche mese. Povere bestie all'estero. Stranamente l'unica perdita d'olio che c'aveva, dico stranamente perché come è ridotta la macchina, perché queste perdono di solito. Questa era una protezione termica, però vedi col collettore il 3000 hanno messo i tubi questi no, sono i tubi olio motore che toccano lo scarico, molto safe. È l'ennesima cosa molto Guarda, safe. questo si stava per rompere pure questo, solo che qua fai fuoco poi. Te che fai così? Perché c'ha più di 7 litri d'olio, non si spegne più. Adesso stacchiamo le lambda che vanno dietro. Questa c'ha un controllo di carburazione misto con 4 lambda, 2 dopo i precat e 2 dopo i catalizzatori dietro. E la carburazione fa il controllo misto fra misuratore massa aria in italiano e le 4 lambda che controllano la carburazione, quindi c'ha un controllo sia pre che post. Noi queste due posteriori, visto che la macchina sarà a scatto immagino, Penso proprio di sì. le andremo a staccare, anche visto che leviamo soprattutto i catalizzatori qua, useremo solo le lambda anteriori, cioè appena dopo le bancate, per controllare la carburazione. Ok. Insieme al Tanto dopo debimetro, non al misuratore massa aria che dobbiamo tenere per forza, Sì. per avere un controllo di carburazione più, Sì, diciamo, tanto dopo da qua accurato. indietro non ci sarà più nessun cambiamento. Se andiamo per la farfalla grande vorrei mettere il debimetro grande della Enzo Ducato 3000 da 90. Enzo Ducato 2000. È lo Va bene, stesso. lo so, però fa sempre ridere, ok? Vabbè, Enzo dai, della fetta di Enzo. Enzo così fa figo. Mettiamo la centralina motore, se teniamo quella originale qua. Mhm. Il problema è il calore che gli arriva allo scarico più Sì, le vibrazioni del sì, motore. sì. E quindi si brucia proprio l'hardware e non legge più la farfalla, come era perfettamente come era a te. La cosa più figa sarebbe fare 2 prolunghe del cablaggio e metterla là proprio al freddo. Vediamo come ci viene pure l'aspirazione, se no lì nel vano ruota. La super spinta sarà meglio. Wow. Pezzi di cut. Tutto regolare, vai tranquillo. Bello, questo non mi era mai successo. Povere bestie. Sì. Sto togliendo la leva del sele speed perché come la manuale è attaccata a niente. Spero che non ti serviva. Posso staccare anche qua. Tieni. A mai più rivederci. Torniamo giù. Ecco. Vedi, questo è esattamente il castelletto come il manuale, però c'è attaccato questo. Metti la retro, metti la prima. Pure ci puoi fare. Magari. Se era quello andava bene. Boh, togliamoci questi. 15. Uno. Questa è molto più pulita dell'altra. Perché? Una è perfetta, l'altra è lurida. Non è neanche vecchissimo. L'olio del cambio. L'olio della frittura, guarda qua. Ah, diesel. Magnete, non c'è niente.
Allora, il segreto di queste macchine 147, 156 dell'Ottima di strada è questo braccetto qua. Diciamo che non è un vero e proprio doppio quadrilatero, perché dovrebbe essere messo qua come poi vedremo su Giulia 159, che hanno proprio due triangoli. Ma questo è con l'alloggiamento del MacPherson. Hanno fatto una simulazione di doppio quadrilatero, il cosiddetto quadrilatero alto, che è questo braccetto qua. Questo, quando diciamo la macchina va in curva, il centro del fusello si tira in su, va verso l'interno, recupera sia camber che incidenza. Questo permette di avere tanta più gomma in appoggio rispetto a un MacPherson che viene da sé. Con questa soluzione, come vetture di più alta fascia, per esempio all'epoca c'era il 360 Modena, c'era il doppio quadrilatero, il funzionamento più o meno è quello. Certo, questo è fatto con un po' di budget in meno, però è molto efficace. Basta ricordarsi le Super 2000 che in pista ammazzolavano tutte, la sospensione è questa. Il Super 2000 deve usare la sospensione stradale, quindi metteremo delle boccole decentrate qui per poter muovere il braccetto, soprattutto nel senso dell'incidenza, e un braccio modificato giù per fare più campanatura, in modo da cucirla addosso allo stile di guida di Davide, anche se partiamo già da un'ottima base, perché la macchina si guida bene. Secondo me è una delle migliori trazioni anteriori che c'è. Gli manca un autobloccante, questo è vero, ma provvederemo anche a quello. Giunti, tutto a posto. Attrezzatura specifica Alfa Romeo, vedi? Speriamo che non si rompe. La guida rimane su, non ti preoccupare. E voilà, la culla e le sospensioni. Prendiamola in due. L'olio. Ce l'hai? Metti un attimo la morsa che svito. Prego. Buongiorno! Vadi, vadi. Dottore, come stai? Venghi. Che bello! Visto. È questa la bestia? Eccola qua. Ciao. Ciao Riccardo. Come stai? Tutto a Tutto posto? bene, tu che dici? Tutto bene? Già hai iniziato a smontare qualcosa? Quasi tutto. Abbiamo 4 giorni, ce la fai? No, lo faccio in 3. Ok. C'è da fare tutto, l'olio motore era lì un po', era una melma. la pece. Era diesel. La macchina girava bene, in modo Sì, la macchina discreta sì. pure, anzi. Era 6 speed, dico era perché abbiamo già, Tolto tutto. quindi la facciamo manuale. Abbiamo intenzione di fare una preparazione non proprio soft, però sempre stradale. Quindi Ok. cerchiamo di fare il massimo per la strada. Ti ho preso già i pistoni da CPS, ti ho preso già le camme da Colombo e Bariani. Alessandro Bariani mi ha detto che non transigeva stradali massime. Speriamo non sia troppo estrema, lui dice che comunque se il motore non è proprio tutto originale, quelle loro Gira camme bene, sì, sono sì. giuste, quindi mi fido come sempre. Vabbè, vediamo pure il BL, vediamo il volano, riequilibriamo il tutto. Ha una marea di chilometri, ce n'aveva 280. Ultimo abbiamo trovato quella fattura di un Dalian da più di 280. Ah. Vabbè, sti motori non è che hanno grandi problemi, tanto devi aprirlo tutto, no? Sì, tanto questo lo rifacciamo da sotto a sopra, tutto nuovo. Sì, Quindi, chilometro zero proprio. Lui ci vuole l'aria condizionata, purtroppo. Allora, sì, io questa qua so già che poi non scenderò più, Quindi la usi pure Sì. d'estate, la usi. sicuramente. Però andiamo avanti così, poi vediamo. Va bene. Sì, no, comunque funzionava tutto, cioè al netto della centralina io abbiamo messo quella e la mia, la macchina funziona tutta, è solo che è stra chilometrata. La macchina è sana, ma secondo me la usavano come daily proprio tutti i giorni. Ah, macchina giornaliera, magari ci Stando andavano a a lavorare. Dubai di sicuro non era una supercar lì. Stava a Dubai? Questa era di Dubai, sì. Si
Infatti è ancora piena di sabbia. Ci andavano a fare la L'abbiamo spesa. lavata già, piena di sabbia ancora. Batteria la spostiamo dietro, quindi qua liberiamo per ok. Io ci avevo in mente l'aspirazione. pure di fargli in aspirazione da 90. Sì. Vediamo di fargli un airbox un po' più grande, usiamo il suo, però facciamo un adattamento, visto che qua poi la batteria non c'è più, il set Sì, speed abbiamo non c'è più più, c'è spazio. tutto lo spazio del mondo per fare Sì, un sì. bel raccordato. Farfalla, Vediamo 360, tu 430. il collettore vuoi tenere questo? Allora io esteticamente questa zona del motore non la vorrei proprio toccare perché è bellissima. Però se fanno una modifica che riusciamo ad avere questo attacco qui mantenendo questo com'è, va bene. Ok. Sì, di solito si rifà sta flangia se vuoi tenere questo con la farfalla più grande. Questo è un po' un limite se vuoi, soprattutto quelle camme secondo me. No, gli serve più aria, dai. Scarico già preso super spinto completo, Ok. quindi abbiamo già tutto in casa. Questa c'era già i collettori del 3000, Sì. vedi, senza Sì. pregat. Anche se dietro hanno fatto una mezza porcata. Sì, si può dire. Perché il tubo dell'olio toccava sul collettore di scarico, adesso lo vedi, adesso lo tiriamo giù, ma l'ha proprio segnato, meno male questi sono quelli rigidi. Tubi freni segnati di là, Sì. abbiamo trovato. Secondo me sta macchina negli ultimi anni se l'è fatta da qualcuno che i fari mancavano, se noi l'hanno presa per ricambio. Ah, non per lo i so. pezzi l'hanno usata come... Probabile, sì. Sì, anche perché quello che me l'ha venduta ne aveva mi sa altre due, quindi che erano belle, perfette. Diciamo, rosse. questa è quella che maltrattavano. Ma come al mio solito compro sempre la sfigata del lotto io, cioè questo dai tempi della 996. 996, stessa identica storia. Ce n'avevo una a fianco, casualmente aveva dei pezzi che sembravano un po' troppo nuovi per quella macchina. Quelli che ti hanno tolto a te. Esattamente. Va bene, tiriamolo giù così Vai. te lo porti. Iniziamo così, lo portiamo via e iniziamo subito con i lavori in officina. Dopo 5 anni con Davide ci ritroviamo per un nuovo progetto. Oggi siamo venuti a vedere e prendere il motore della sua nuova Alfa 156 GTA 3002, nuova tra virgolette perché viene da Dubai, molto usata e molto disastrata. Il nostro progetto sarà naturalmente la modifica del motore, del famoso 6 cilindri, il violino di Arese. Sicuramente lasceremo la cilindrata sempre a 3002, ma adotteremo nuovi pistoni, nuove bielle, nuovi alberi a cams, modificheremo molto tutte e due le testate, sicuramente anche lo scarico per migliorare anche il sound. Ritireremo fuori la sua vecchia melodia con molti più cavalli, sicuramente sarà un qualcosa di fantastico ed eccezionale insieme a Davide. Piano su, piano, Vai. 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 Vai, su, vai, su, vai, su. Vai, vai, vai. Libero. Grosso, Adesso sì che è leggero. E beh, io dovrei fare una cosa, allora se scoppiamo subito il cambio. Sì, così, Così, tiriamolo magari un po' più là, così Sì, non ci abbiamo sì. la macchina in testa. Vai, tira su, tira su. Vai tranquillo. Vai. Guarda questo come si regge. Quella fascetta qua non ci sta. Povera macchina. Questo si è rotto e so due, questi li devo tagliare, tutti e due purtroppo. Oh, provo pure su quell'altra, quella era un po' più rovinata. Allora, alla grande. Lo mettiamo a posto del cambio, sì, spostiamo il cambio un attimo. Reggi là, non casca perché è tutto bloccato. Vai. Maledetto se le speed fino alla fine dei rompicoglioni. Aspetta, ti aiuto a toglierlo io. Aspetta. Eccolo. Ok, dammi solo il bullone Ok. che hai tolto qua, così lo mettiamo Questa qua è sopra. esattamente la frizione del Delta Evo, esattamente. Vai, tira su. Tira su piano, aiutiamo noi a spostarlo magari. Vai, vai, pompa, pompa. La stai bene, Dani? Sì, sì, vai, vai. Viene il pezzetto indietro, vai. Eccolo qua. A Perfetto. posto. Ok. Qua sfioro, Passa poco, poco, poco. Caro Marco, te l'abbiamo preparata tutta, te l'abbiamo svuotata, denudata
abbiamo già trovato un po' di sorpresine, però come mi aspettavo non è malvagia, non è una macchina anziana come facciamo di solito. Ha un po' di particolarità che la rendono abbastanza unica, Ok. a partire dagli interni che sono tutti neri, che normalmente solo le preserie ce l'avevano tutti neri e non bicolore. Ok. Tettino apribile, io GTA tettino apribile ne ho viste veramente pochissime, e questa ha vissuto a Dubai, quindi ha fatto una vita un po' strana per una 156 GTA. Ok. Lui l'aveva personalizzata a modo suo, molto discutibilmente, quindi siccome vi occuperete anche della carrozzeria, ti dico già, tutto quello che lui ha verniciato che originariamente In tinta. non era in tinta lo riportiamo originale, quindi Ok. montante, maniglia e questo dello specchietto, mentre lo specchio GTA ce l'aveva in tinta. Poi come vedi è soprattutto la parte superiore, cofano è e cotta. tetto, è cotto. Sì Davide, si può fare. Visto che abbiamo alzato l'asticella, inserendo pure la carrozzeria, vediamo di fare un servizio completo. Quindi non solo gli interni, ma ci spostiamo anche sulla parte esterna della vettura. C'è da togliere queste terribili pellicole oscuranti, per il resto a livello estetico va solo rinfrescata, non ha Sì. botte, non ha ruggine, a parte forse qualcosina del vano motore. Però diciamo che nel complesso è una macchina sana. Considera body kit originale, anch'esso introvabile, minigonne sane anche se una l'hanno sostituita perché è rossa sotto, non l'hanno verniciata ok. neanche. La parte che ti interessa di più, dove sei forte, fortissimo, è questa, è una bellissima Bellissima base, base, sì. molto sporca. Sporca, i soliti segni di saliscendi, però ci sta, siamo perfettamente... Anzi, anche il sottotetto, l'imperiale è messo benissimo per essere una macchina che è stata comunque ferma sotto il sole, quindi ci darà il filo da torcere, ma uscirà bella. Per fortuna alla fine orribile, ma la pellicola oscurante magari un minimo l'ha preservata. Sicuramente sì, filtra i raggi UV e preserva un pochettino. Altri due cerchi, come vedi, sono gli originali, Sì, che ormai non se ne trovano proprio più. infatti. Ho scoperto loro che sono una manna dal cielo, si chiamano Nerius, gestiscono Ah. tutti i ricambi usati Ah, che prendono in vari posti d'Italia, e ho trovato l'introvabilità fatta Bellissimo. ricambio. Questi qua lei non li aveva perché aveva quelli della normale, bianchi. ok, bianchi sì. Questi costano veramente come mezza macchina, sono Xeno, questi sono un po' da rivedere, Sì, essendo sì, sì. usati. Centraline Xeno, c'è tutto, completi, funziona, l'abbiamo provati già. Bellissimo. Te li puoi portare via, così torna ad essere una GTA, perché coi fari bianchi non si poteva vedere. Poi qua da Afra mi sono fatto già mandare i due stemmi nuovi Benissimo. e con molta fatica ho ottenuto le targhe italiane. Quindi te le Finalmente. do come se fossero la Sacra Sindone Una reliquia. e ti do i documenti per il viaggio, così sei a posto. Portabagagli neanche male, No, spazioso. Ultima cosa, la più delicata e rara di tutte, paraurti anteriori. Ok. Qui come vedi l'avevano arricchito di un bel po' di stucco Sì. che era saltato al primo carro attrezzi che l'ha caricata. La rete originale, Sì, dovrebbe, così rigonfia non penso sia aftermarket, però l'hanno verniciata e noi la rimettiamo. in tinta va fatta nera. Sì, il color plastica. Questi, altra idea splendida, l'hanno verniciati, Ok. che è un'altra cosa terribile. I baffetti però erano in tinta su GTA, quindi Perfetto. questi è giusto che siano così. Ok. Qua come vedi raschiate Vabbè, va ripristinato nell'ate qualche... un bel po'. Per fortuna non si è spaccato niente, No, perché sono veramente rarissimi. Che purtroppo hanno fatto delle repliche, però in realtà GTA comunque un po' è allargata di passaruota, quindi Ok. le repliche che vanno sulle diesel per dire Ok. non ribattono con la larghezza del ah, passaruota. ok, perfetto. Ci Non puoi fittano bene, quindi. No, ci puoi montare solo gli originali. Di muso, sì? Sì, sì. Ci sei? Vai, vai. Vai, 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 vai. Ok, piano piano, attenzione. Vai, 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 vai. Ok. Freno a mano, hai messo Davide? Sì. Ok. Davide, eccoci qua. Siamo in un altro reparto, un nuovo reparto. Ti ingrandisci a vista d'occhio. Ogni Diciamo macchina che facciamo c'è un reparto nuovo che esce fuori. Esatto. Buongiorno. Ragazzi, buongiorno.
Inauguriamo questo nuovo reparto ed è il reparto carrozzeria, perché sempre più clienti ci hanno posto questa esigenza di curare le macchine a 360 gradi, quindi il detailing non va in contrapposizione con la carrozzeria, anzi viaggia a braccetto, perché su una buona base noi possiamo poi eccellere con la superfinitura. Qui per esempio È peggiorata. una volta lavata, che è successo? Mamma mia. La carrozzeria si presenta così, con un detailing non riuscivamo a portarla, perché il detailing non sostituisce la carrozzeria. No, ma qua è mangiata. Abbiamo già misurato la vernice in parecchi punti, non è nemmeno originale, è stata riverniciata con prodotti sicuramente non performanti. Quindi qui andremo sicuramente a carteggiare e a eliminare tutto quello che è questo prodotto ormai marcio, no? Penso che questa l'abbiano riverniciata quasi tutta. Sì, abbiamo controllato, si è salvato qualche piccolo pannello, è quasi tutta riverniciata, anche in più step, quindi materiali diversi, finiture diverse. Naturalmente non arriveremo alla lamiera, nel senso non verrà fatto un restauro come per esempio quello lì sulla 1100, però andremo a lavorare sul supporto e a prepararlo per poter poi accogliere una verniciatura ad hoc. Ci siamo. Ok. Questo è proprio pane per i tuoi denti, eh? Sì. Nati belli, diventati brutti, torneranno belli. Più belli di prima. Esatto. Ok. Ci siamo. Comunque erano belli originali, eh? Non era una brutta pelle questa. Se ce la facciamo? Madonna quanto pesa. Sì, pesa. Vai. Ok. Questo perché sono belli, perché sennò li farei sparire all'istante con tutti sti chili. Sì. Pure riscaldabili questi. Però sono belli, Questa è la rarità fatta paraurti, eh? Si rompe questa è la fine. Davide, l'imperiale per gli anni che ha la macchina e per il sole che ha preso è ancora in buono stato, ma va comunque rifatto, perché ti vedi? Fanno le grinze, quindi Sì, dobbiamo comunque rifarlo. Quindi non si salverà nemmeno lui. Te lo tiri in avanti, bravo. Quindi questo qua, eccolo qua. Ok. Eccola qua. Messaggi segreti dal passato, vedi? C'è scritto. Questa macchina andrà fortissimo. Ok. Perfetto. Non una grandissima idea i paddle così piccoli attaccati al volante. Ad ogni modo non ci serviranno più per fortuna, perché stirperemo il male da questa macchina e quindi anche il volante lo cambieremo. Non va bene, secondo me. Qua dentro c'è il mondo. Che schifo, ma questi hanno messo tutto loro, hanno messo. so che è una Questa ha merda. fatto veramente una vita di merda. Non credo serva in questo progetto, però noi adoperiamo la saldo-brasatura, quindi laddove dovesse servire fare dei punti saldatura, con la saldo-brasatura si evitano poi queste fioriture, questi problemi di ruggine, insomma. Poi qua il registro l'hai visto perché ci manca la vernice. Qua? No, perché è spostato. Vedi? Sì, però perché ci manca la vernice certo, nera. sì. Comunque il fatto che c'aveva i fari diversi, qualcosina davanti Può forse ha essere un preso. piccolo urto, però nulla di strutturale. Tutto questo, eccolo qua dove c'hanno bruciato dentro. Vedi, quello non avevo visto questo giustamente. Davide, guarda una cosa. Questa cucitura, guarda qui dove si è spostata. Sì. È salita in maniera vertiginosa perché si è ritirata la pelle. Quindi quando noi gli spieghiamo sempre di trattare i sedili, di mantenerli elastici, in questo caso sembra un'altra pelle, ma è la stessa, che si è totalmente seccata. Ma si vede anche adesso che me lo stai dicendo, si vede proprio che sì. la tua è così, Esatto, la si è mia tutta- è stesa. Esatto. Quindi una volta ripristinati dobbiamo applicare sull'auto delle pellicole speciali. L'estetica rimane invariata, pellicola trasparente ma che blocca totalmente i raggi UV ed evita queste problematiche.
Davide, qui abbiamo il car bench. Spero non ti serva mai, Però nelle tue scorribande, se mai dovesse capitare qualcosa, col car bench noi le macchine le mettiamo perfettamente in dima come uscite dalla fabbrica. Ma spero non ti serva mai. No, più che altro se compro qualcosa di già rotto. Eccolo. Quello può succedere. Per quanto riguarda le pellicole dell'Alfa, qui abbiamo il vetro comune. Se tu avvicini la mano, il calore passa in maniera immediata. Sì. Ora lì c'erano installate delle brutte pellicole classiche nere. Se tu avvicini la mano, anche qui il calore passa quasi immediatamente. Noi abbiamo una soluzione, ovvero una pellicola trasparente che lascia passare meno calore, esatto. Col tempo il calore passerà, però blocca il 99,9% dei raggi UV che causa i problemi agli interni, alle plastiche e alla pelle come su sedile dell'Alfa. Quindi col tempo aiuta a mantenere l'abitacolo più fresco. È normale che se lasci la macchina sotto al sole scalderà lo stesso, però hai l'abitacolo protetto. Interni neri in pelle, sole. Tra l'altro sto anche lasciando l'aria condizionata. Mi vergogno un po' a dirlo, però anch'io, vedi, andando verso i 40 ho cambiato anche questo. Cedi al comfort. Un po' sì. Ci sta. Il prossimo passo è di provare la messa in moto. Il regime massimo motore 10.200 giri. Complimenti. Che cazzo? Protossido d'azoto, on. Sembra bella arrogantella.